Viviamo in un mondo che ci spinge costantemente ad aggiungere impegni, aggiungere aspettative, aggiungere strati a ciò che siamo, fino a saturare il pensiero. Ma questa luna mi ha ricordato che l'arte, proprio come nella vita, non è accumulare, è sottrarre. È capire quando fermarsi, tracciare un limite e trovare il coraggio di lasciare andare. Perché solo quando accetti di spegnere il rumore e di tornare al tuo buio, al tuo argento, è proprio lì che trovi la tua luce. Voglio farvi vedere cosa sto lavorando in questi giorni. C'è un po' di caos qui in studio perché nel frattempo sto lavorando anche un'altra collezione un po' più grossa che lancerò nei prossimi mesi. Avevo bisogno di qualcosa di più notturno e mi piace creare questi cicli di micro collezioni un po' più strutturate, perché mi permette di esprimermi al meglio con le stesse tonalità, stessa fase lunare, in modo da creare una sequenza di opere che abbiano lo stesso concetto. Preparò anche l'attrezzatura per il video. La luna crescente per me ha un significato molto profondo. La mia 10ª luna in assoluto la dedicai a questa fase e fu la prima volta che utilizzai l'argento. Prima di allora le mie opere erano cariche di molto colore. Quella 10ª luna invece ha cambiato tutto. Ho sentito il bisogno di precisione, di eliminare il colore superfluo per lasciare spazio solo al magnetismo della texture argentata. Prima mano fatta, naturalmente i colori sono molto desaturati, ora lascio asciugare anche perché se aggiungessi il colore non ne prenderebbe più la tela. Che dire, ci vediamo domani, adesso lo lascio asciugare. Buona serata. Ho iniziato a contrastare maggiormente tutta la luna, voglio farvi vedere a cosa sto lavorando da mesi. Ecco, è un concetto che sto portando avanti, ci tengo veramente tanto nello sperimentare con queste tonalità. Mi piace riflettere molto su quanto sia fugace il tempo e cogliere quegli attimi che anche nel tramonto sono attimi veramente veloci, ma devo ammettere che ritornare a queste tonalità argentate è un po' come tornare a casa e non so se capita anche a voi. Fatemi sapere magari nei commenti qual è la vostra valvola di sfogo, mi farebbe piacere leggervi. E questa micro collezione, che saranno 3 opere di 90 cm di fase crescente, è la mia valvola di sfogo. Mentre strato dopo strato la luna prende corpo, la mente si svuota. C'è un momento preciso, quasi magico, in cui la tela smette di essere solo materia e inizia a parlarti. Ed è proprio lì che si nasconde il segreto più difficile per un artista. Le persone che mi vengono a trovare a volte mi chiedono: ma come fai a percepire quando l'opera è conclusa? Devo dire che è una sensazione che arriva all'improvviso. Fino a qualche istante prima la conclusione sembra lontanissima, sembra veramente infinita, ma a un certo punto arriva come uno schiocco di dita. E come nella vita non è questione di aggiungere, ma piuttosto capire quando una cosa è conclusa e quindi lasciarla andare perché è il momento. A quel punto l'opera d'arte credo che debba essere letta dalle persone e ognuno di noi poi è libero di dare la propria interpretazione. Ora quello che farò sarà andare a schiarire e a creare la parte illuminata della luna, quindi diamoci da fare. Quando vedo la luce colpire le creste dei crateri illuminandole e lasciando quel contrasto tra il chiaro della cresta argentata e il fondo dei crateri più scuri, è proprio il contrasto che cercavo e soprattutto è il reset di cui avevo molto bisogno. E vi dico la verità, mi sono fatto prendere la mano e infatti questa opera non rimarrà da sola, sarà parte di una collezione di 3 opere dedicate alla luna crescente. Questa ricerca del contrasto e della tridimensionalità nella bidimensione del quadro è un'ossessione che mi porto avanti da anni. Ci tengo molto a creare questa collezione per sperimentare
sperimentare, continuare a evolvermi, continuare a fare evolvere la mia arte. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi lascio tutte le info di questa collezione nella descrizione. Ci vediamo alla prossima. Un grande abbraccio. C'è un momento nel lavoro di ogni artista in cui il rumore fuori diventa troppo forte. Quando una collezione cresce, crescono anche le aspettative e la testa si satura. Per mesi mi sono immerso nelle sfumature del tramonto, ma più cerchi la perfezione e più senti il bisogno fisico di fermarti e di fare un reset. E ritornare all'argento per me non è stata una scelta di stile, è stato tornare a casa. Ed è da queste tonalità che avevo bisogno di ricominciare.